Settembre è alle porte e ovviamente stanno per cominciare anche i principali programmi televisivi ed è proprio di questo che vi parlerò in questo video, concentrandomi sulle possibili date di inizio dei principali programmi televisivi. Prima di entrare nel merito del discorso però vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Allora direi di partire dal primo programma che dovrebbe aprire la stagione televisiva in generale. Ovviamente mi concentro soprattutto su quelli principali e non su tutti i tipi di programmi, quindi X Factor, che partirà il 10 settembre. Qui abbiamo una certezza, forse una delle poche allo stato attuale delle cose, perché Sky comunque sappiamo bene che fa una programmazione bella serrata praticamente per tutta la stagione, da settembre fino a luglio ormai, se non anche qualcosa di più. Soltanto agosto rimane scoperto come mese per quanto riguarda Sky 1 e quindi il giovedì sera di Sky 1, che è la serata principale dell'emittente di intrattenimento di Sky. C'è molta curiosità sicuramente per scoprire come sarà questa nuova giuria, che rispetto all'anno scorso cambia soltanto di un elemento, ma se andiamo a paragonarla all'edizione di 2 anni fa, di elementi ne ha cambiati ben 2 e soprattutto perde colui che probabilmente è stato la colonna portante, ovvero Achille Lauro, almeno dal punto di vista dell'intrattenimento, secondo me, soprattutto nella prima edizione che ha fatto, un po' meno nella seconda, in cui dal mio punto di vista ha fatto qualche errore di troppo, ecco, anche a livello verbale. Ci sarà Irama al suo posto, confermati invece Jake La Furia e Paola Iezzi, altri 2 punti di forza, secondo me, soprattutto Jake La Furia, perché ha quella chiave ironica, anche un po' fuori dagli schemi, fuori dalle righe, che però funziona molto e piace molto al pubblico. E poi confermato anche Gabbani, che ricordiamocelo l'anno scorso aveva avuto degli screzi piuttosto evidenti con Achille Lauro. Adesso non so in che rapporti siano i due, però questo conta poco ai fini del programma, che ripeto partirà giovedì 10 settembre su Sky 1 in prima serata. Il secondo programma a partire potrebbe essere Il Grande Fratello VIP di Ilary Blasi. Qui di novità ce ne saranno poche rispetto all'edizione andata in onda qualche mese fa a marzo, perché comunque, come ho già detto in un video a parte, sono state confermate come opinioniste Cesara Bonamici e soprattutto Selvaggia Lucarelli, il vero valore aggiunto della scorsa edizione, e mi aspetto che anche in questa edizione sia un valore aggiunto molto importante. Tra l'altro lei comunque ha lasciato la giuria di Ballando con le Stelle dopo anni di militanza in quel programma per sposare il progetto di Mediaset, che non riguarda soltanto ovviamente Il Grande Fratello VIP, ma anche altri programmi. È stata anche la conduttrice dell'Isola dei Famosi, che non so quando vedremo in onda, però sta di fatto che la data di partenza fissata per il momento per Il Grande Fratello VIP è il 14 settembre. Al momento queste sono le notizie che circolano per quanto riguarda il programma condotto da Ilary Blasi, ma sappiamo bene che quando si parla di programmi Mediaset il palinsesto è molto ballerino, quindi figuriamoci per dei programmi che devono ancora iniziare. Già ci sono dubbi quando un programma è in corso, perché le puntate possono andare in onda un giorno per quanto riguarda una settimana, la settimana dopo invece te le ritrovi collocate in un altro giorno. Per il momento la data di partenza prevista sarebbe quella di lunedì 14 settembre, novità importante rispetto a qualche mese fa, perché Il Grande Fratello VIP era andato in onda di martedì, un giorno un po' anomalo. Qui invece si dovrebbe tornare a lunedì, il giorno classico, tra l'altro anche la partenza classica, perché di solito negli ultimi anni era sempre stata a metà settembre. Poi soprattutto l'anno scorso c'è stato un cambiamento importante ed evidente con la versione NIP, partita addirittura a ottobre, però ora come ora sembrerebbe poter ripartire il 14 settembre. Onestamente io non escluderei un ritardo, uno slittamento di una settimana o addirittura di 2, quindi tengo valida e buona la data del 14 settembre perché è quella che al momento circola ed è la più probabile. Però non escluderei il 21 di settembre o il 28, in particolar modo il 21, perché secondo me potrebbe essere una via di mezzo abbastanza buona, anche perché al momento non abbiamo grosse novità sul cast, circolano tanti nomi, ma non ci sono ancora delle vere e proprie ufficialità, non so neanche quando ci saranno, però sicuramente nei prossimi giorni farò un video anche relativo al cast non appena si avranno dei dettagli più concreti e solidi, con un cast che veramente prende forma. Nella stessa settimana, che va da lunedì 14 settembre a domenica 20 settembre, la domenica dovrebbe partire invece la nuova edizione di Amici 26. Allora, onestamente, qui come data mi sembra un po' presto, perché tendenzialmente Amici, ok che in passato partiva molto molto più tardi, perché addirittura a novembre, ottobre comunque era
una partenza molto più attardata, mentre negli ultimi anni è partito a fine settembre o tutt'al più nella prima domenica di ottobre. Quindi qui il 20 settembre mi sembra un po' una data troppo anticipata. Stesso discorso per il Grande Fratello VIP, non escludo che possa partire domenica 27, quindi una settimana dopo, che forse potrebbe essere la data più concreta, anche se, ripeto, ad oggi la partenza sembrerebbe fissata per il 20 settembre, un'edizione di Amici che siamo molto curiosi, almeno personalmente sono molto curioso di vedere, dato che dovrebbe prevedere molte novità sia all'interno dei professori ma anche nelle discipline, dovrebbero essere inserite addirittura delle discipline sportive, quindi un cambio di format quasi per il programma di Maria De Filippi, che al momento, per quello che ho letto, non mi convince molto, però abbiamo invocato in tanti queste novità da parte di Amici per dargli una spinta in più, per farlo tornare magari quello che era in passato e fargli rialzare anche un po' gli ascolti che sicuramente in questa edizione sono calati. Quindi aspettiamo di vedere quelle che saranno effettivamente queste novità prima di dare un giudizio, però almeno da quello che si legge non mi sembra proprio una svolta che possa fare la differenza in positivo, ecco, secondo me. Però, ripeto, vediamo cosa succederà. Insieme ad Amici potrebbe partire anche Tu sì che vales. Qui non abbiamo una data ipotetica, però chiaramente è facile ipotizzare da sé che potrebbe partire o sabato 19 settembre, quindi il giorno prima di Amici, almeno per quanto riguarda le date attuali fissate, oppure sabato 26 settembre, e magari lì potrebbe esserci anche la partenza di Amici il 27, perché secondo me potrebbero partire un po' affilati. Di solito parte prima Tu sì che vales che Amici, quindi tendenzialmente credo che possa partire il giorno prima o addirittura una settimana prima, vedremo come sarà, però le due date da cerchiare in rosso sono sicuramente il 19 settembre e il 26 settembre per Tu sì che vales, che ripeto è un programma diverso rispetto a quelli che ho citato finora, però secondo me va inserito nell'otto, visto che fa uno share molto importante il sabato sera che non è soltanto appannaggio di Tu sì che vales, ma anche di Ballando con le Stelle, un programma di cui io mi occupo poco, mi sono occupato poco insomma in questi anni. L'anno scorso ho fatto soltanto un video relativo alla finale, però va citato perché come Tu sì che vales si prende una bella fetta di share del sabato sera, qui potremmo avere qualche certezza in più rispetto a quanto abbiamo per i programmi Mediaset. Per carità, anche i programmi Rai e il palinsesto Rai è bello ballerino e in bilico in generale. Secondo me, Ballando con le Stelle, fissata al 3 ottobre, potrebbe essere veramente una data giusta, una data corretta di partenza, come ipotesi, perché sappiamo che ci sono molte puntate a Ballando con le Stelle e quindi si va da ottobre fino a sotto Natale. Proprio prima del Natale dovrebbe finire l'edizione di Ballando con le Stelle, come è stato l'anno scorso. Per questo motivo ritengo che partire troppo tardi sia abbastanza improbabile. A settembre Ballando con le Stelle raramente parte, al massimo può partire l'ultimo sabato di settembre, quindi eventualmente una settimana prima, ma faccio fatica a pensare che possa partire una settimana dopo, quindi il 10 di ottobre. Teniamo buona la data del 3 di ottobre. Questo è il quadro complessivo per quanto riguarda i principali programmi che dovrebbero andare in onda in prima serata in autunno. Io vi parlo al 24 di agosto, quindi mancano circa 3 settimane in generale ai vari programmi, tranne X Factor che è l'unico che ha una data di partenza certa, per il quale mancano poco più di 2 settimane, però le cose possono cambiare veramente nell'arco di poche ore addirittura, e quindi stiamo a vedere quali potrebbero essere le novità che usciranno insomma nei prossimi giorni per quanto riguarda le date di inizio ufficiali di questi programmi. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.